Tutti i problemi dell'Inter in difesa, una fase difensiva della squadra di Simone Inzaghi che fa acqua da tutte le parti in questo inizio di stagione. Un'analisi la nostra dopo 7 giornate di campionato che arriva a ridosso della sosta per le nazionali, un'analisi necessaria per capire quelli che sono i difetti nella difesa dell'Inter di Simone Inzaghi, se anche in fase di possesso, in fase offensiva, l'Inter rispetto allo scorso anno ha mostrato dei passi indietro e come risolvere eventualmente in queste 2 settimane di lavoro da Piano Gentili i problemi che sono stati evidenziati in queste prime giornate di campionato. Andremo a vedere dunque tutto ciò in questa analisi di Passione Inter. Io però vi ricordo di seguirci anche questo pomeriggio in diretta dalle 19:30 sul nostro canale YouTube per la consueta diretta che caricheremo anche poi come sempre in podcast per chi ci seguirà in differita e di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto per poter commentare live la diretta di questa sera delle 19:30. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati, bentornati. Ci aspettano 2 settimane senza calcio, difficili, dopo la sconfitta di domenica scorsa dell'Inter contro l'Udinese, la terza sconfitta in questo campionato per l'Inter di Inzaghi, quarta complessiva se consideriamo anche la sconfitta Bayern Monaco nella prima giornata di Champions League 2-0, 0-2 anzi in favore dei tedeschi. In questo nuovo episodio vogliamo analizzare cosa è cambiato nella fase difensiva tra la primissima Inter di Simone Inzaghi dello scorso anno e questa prima Inter di Simone Inzaghi però al secondo anno in panchina dell'ex tecnico della Lazio, vedendo anche dei numeri interessanti che riguardano la fase di possesso. Dunque cercheremo di fare un'analisi più completa possibile, iniziando però dalla classifica della Serie A, guardando dunque quelli che sono i numeri che ha fatto registrare l'Inter e poi andiamo anche a studiare all'interno, a studiare nel dettaglio quelli che sono i numeri che l'Inter ha fatto registrare in questo inizio. La classifica vede i nerazzurri al settimo posto, come dicevamo 3 sconfitte in 7 partite, 4 vittorie. Il dato che fa più riflettere è quello delle reti subite, ben 11 reti subite in 7 partite, tante, troppe per l'Inter che a questo punto lo scorso anno, dopo 7 giornate, quindi sempre con Simone Inzaghi, aveva incassato 8 reti. Tra poco andremo a vedere anche come è cambiato l'atteggiamento, il baricentro, l'atteggiamento difensivo della squadra di Inzaghi, però a questo punto lo scorso anno l'Inter aveva incassato meglio 8 reti e invece adesso sono 11. Per quanto riguarda i punti, invece lo scorso anno l'Inter di Inzaghi dopo 7 giornate si ritrovava 17 punti in classifica, quindi gli stessi che hanno oggi Napoli e Atalanta, mentre oggi se ne ritrova solamente 12. Se consideriamo le ultime 6 stagioni, quindi dal primo anno di Luciano Spalletti sino a questo secondo anno di Simone Inzaghi, quello di quest'anno è il peggior inizio delle ultime 6 stagioni in termini di punti, 12 punti. C'è da dire però, e questo è forse l'unico dato incoraggiante, che gli stessi punti dopo 7 giornate li collezionò l'Inter di Antonio Conte al secondo anno in panchina però del tecnico leccese, stagione 2021, che come sapete corrisponde con il ritorno dell'Inter allo scudetto. Speriamo che sia di buon auspicio anche quest'anno, anche se rispetto a quella stagione questa è ancor più complessa. È vero che la stagione 2021 iniziò con ritardo, iniziò tra settembre e ottobre per via dello slittamento della stagione precedente causa Covid. Anche questa è una stagione particolare per motivi diversi, visto che il campionato rimarrà fermo da metà novembre sino a gennaio per far spazio al mondiale in Qatar. Quindi ci sono delle analogie dai punti a 2 stagioni, ecco, in termini di calendario diverse da quelle cui siamo abituati. Questi sono i numeri con l'Inter che tutto sommato ha realizzato 13 gol, il secondo miglior attacco del campionato. Difatti andiamo a vedere alcuni dei pochi, diciamo, numeri che l'Inter incoraggianti che l'Inter ha fatto vedere, ha registrato in queste prime 7 giornate, perché come accadeva anche lo scorso anno, in realtà se andiamo a vedere classifica tiri, classifica reti
possesso palla. L'Inter si ritrova sempre in cima a tutte le classifiche, sempre sul podio e lo andiamo a vedere adesso. Lo scorso anno capitava lo stesso anche nei momenti in cui l'Inter non riusciva a vincere. Una squadra che anche nei momenti peggiori produceva tantissimo, tante opportunità, tante palle gol che spesso però non riusciva a convertire, perché l'Inter è una squadra molto morale allo stesso tempo, quindi è una squadra che dipende tantissimo dallo stato d'animo, dalla testa dei calciatori, perché i numeri poi ci dicono tutt'altro, non riflettono una squadra in crisi. Dovessimo analizzare solo questi numeri senza vedere la classifica, non diremmo mai, non penseremmo mai ad un Inter così in difficoltà dopo 7 giornate. Per quanto riguarda i gol, secondo miglior attacco dopo Napoli e Udinese con 13 reti fatte, per cui sicuramente non sono gli attaccanti, non è la fase offensiva il problema di questa squadra, e lo vediamo anche dai tiri. La seconda squadra che tira più, che ha tirato di più in queste prime 7 giornate, prima il Napoli con 135, poi Inter 123 e Milan 120. Classifica assist, 10 al terzo posto, quindi anche qui a podio dopo Napoli e Udinese, che sono due tra le migliori squadre, no, di questo inizio di stagione, sono state tra le migliori insieme all'Atalanta. L'Atalanta che però rispetto ad altre stagioni, e lo vediamo anche dai numeri, è un po' meno offensiva, sta curando di più la fase difensiva e sappiamo come questo comunque paghi nel campionato italiano. Classifica cross, è vero che l'Inter basa il suo gioco prevalentemente sulle corsie esterne, però l'Inter è la seconda squadra con più cross in queste prime 7 giornate, 53 utili, 51 invece sbagliati. E si parla sempre di un Inter in difficoltà sul piano fisico. Io direi un Inter che non riesce ad avere la stessa intensità per 90 minuti, perché come già successo nelle ultime stagioni, l'Inter è una delle squadre che corre di più, che percorre più chilometri. La media partita è clamorosa, 110,49. Questo significa che l'Inter ha tanti problemi, ma non sicuramente sul piano fisico. Comunque dovrebbe imparare a gestire meglio la corsa durante 90 minuti. È un discorso probabilmente di intensità, perché a livello fisico, insomma, abbiamo visto come la squadra rende. Anche questa classifica pari attraverse vede l'Inter a pari punti al terzo posto con 4 legni colpiti, in totale solamente uno subito dopo i primi 7 turni della Serie A 2022-2023. Se non è la fase offensiva un problema, ecco, dobbiamo capire dunque perché l'Inter rispetto allo scorso anno subisce reti, va più in difficoltà, fa più fatica comunque in generale a rimanere dentro la stessa partita, a mostrare continuità dentro la stessa partita. Prima di andare a vedere i numeri della difesa però andiamo ancora ad entrare più nel dettaglio con gli expected goal, vale a dire i gol attesi che in base alle big chance create nelle prime 7 giornate l'Inter avrebbe dovuto avere in questo momento. Andiamo a vedere dunque expected goal fatti, subiti, e anche expected points per vedere quanto l'Inter avrebbe meritato, quanti punti l'Inter avrebbe meritato dopo queste prime 7 giornate. Ovviamente il campo poi, il verdetto del campo è sempre diverso, perché in campo incidono tanti altri fattori, anche degli episodi che spesso, come ad esempio il Lazio-Inter, possono fare la differenza, da un gol quasi mangiato di Dumfries ad una perla, un Eurogol di Luis Alberto 2 minuti più tardi. Per cui un Inter che ad esempio all'interno di quella partita, in cui tutto sommato non aveva giocato malissimo, è passata da un potenziale 2-1, una grande occasione per il 2-1, al 2-1 invece in favore della Lazio. Dunque alla fine il campo dice tutt'altro. Ecco, questi sono dei numeri e vanno presi per semplici numeri. Però cosa ci dicono sull'Inter? Che l'Inter ha segnato in questo momento, dopo 7 giornate, 13 reti, però secondo gli expected goals, dunque parliamo di statistiche che incrociano i dati di queste prime 7 partite, l'Inter per le grandi occasioni, quelle clamorose avute sino a questo momento, avrebbe dovuto segnare un gol in più, almeno un gol in più, 1.19. Avrebbe dovuto subire, e questo fa anche riflettere, 4.17 gol in meno, quindi poco più di 4 gol in meno rispetto agli 11 gol subiti. L'Inter avrebbe dovuto subire a questo punto della stagione 6,83. Qui la responsabilità potrebbe essere attribuita a Samir Handanovic, che è vero, col Torino ha fatto la differenza,
nelle altre 6 gare di campionato, però qualche errorino lo ha commesso. Dunque, quando si parla di gol che l'Inter avrebbe dovuto subire in meno, tante responsabilità vanno attribuite a Samir Handanovic. Poi l'Inter in difesa ha commesso tanti errori, tante palle perse, e anche questo lo andremo a vedere tra qualche minuto. Expected points, l'Inter, che oggi si ritrova in classifica a 12 punti, avrebbe dovuto avere 14,76, dunque 2 punti e 76 in più. Diciamo che la squadra più penalizzata da questi numeri è la Roma, che avrebbe dovuto avere 3,66 punti in più dopo 7 giornate. Il Napoli invece, che se ne ritrova 17 ad esempio, ne avrebbe dovuto avere 1,51 in meno. Diciamo che questo calcolo penalizza tanto le squadre che in queste prime giornate non hanno creato tantissimo, ma tra virgolette con il minimo sforzo hanno ottenuto il massimo del risultato. Mi viene in mente l'ultimo incrocio tra Roma e Atalanta, in cui la Roma ha giocato benissimo, ha creato tanto, l'Atalanta però quasi un tiro in porta, un gol, e ha portato a casa i 3 punti. Infatti l'Atalanta, secondo questa classifica, si ritrova ad oggi 5,62 punti in più rispetto a quelli che avrebbe in realtà meritato. Per cui diciamo che questa classifica premia più le squadre che hanno attaccato tanto in queste prime 7 giornate e che non hanno raccolto in relazione a quanto hanno attaccato, rispetto a quelle come l'Atalanta, che invece ha difeso bene, è stata una squadra più cinica, forse la più cinica di questo campionato, e dunque viene, tra virgolette, penalizzata. Questo per quanto riguarda la classifica virtuale, che dimostra però, come lo scorso anno, che l'Inter sempre nei numeri va benissimo, però poi in campo si innesca un meccanismo che è di complicata lettura, ecco, che sfugge molto spesso anche alla lettura dello stesso allenatore, dello stesso Simone Inzaghi. Arriviamo però alla parte centrale di questo contenuto di Passione Inter, perché adesso andiamo a leggere i problemi della fase difensiva. Andiamo a fare un confronto tra le prime 7 giornate dello scorso anno e le prime 7 di questa stagione. Vi spiego sostanzialmente cosa abbiamo fatto per rendere più comprensibile il numero che adesso andiamo a vedere. Abbiamo calcolato 2 numeri che fanno riferimento al baricentro che l'Inter ha tenuto nelle prime 7 giornate della stagione 21-22 e il baricentro che l'Inter ha tenuto nelle prime 7 giornate della stagione 22-23. Troveremo 2 numeri. Il primo fa riferimento al baricentro in fase di possesso, quindi quanto l'Inter quanto è aumentato, diminuito il baricentro dell'Inter nel momento in cui si ritrova a costruire, e quanto è aumentato o diminuito quando invece il pallone è in possesso degli avversari, dunque si ritrova a difendere. Vi condivido lo schermo così ci aiutiamo con la parte testuale. Dunque, andando a vedere, partendo dal baricentro in fase di possesso, l'Inter è passata da un 54,49 dello scorso campionato al 57,03 di quest'anno. Dunque è aumentato il baricentro dell'Inter di oltre 2 metri, 2 metri e mezzo più o meno. Dunque l'Inter in fase di costruzione è salita parecchio rispetto ad un anno fa, rispetto alle prime 7 partite di un anno fa, va precisato, ed è ovviamente curioso perché i giocatori sono sostanzialmente gli stessi. L'unico calciatore che l'Inter ha cambiato negli 11 ad oggi, in assenza di Romelu Lukaku, è Gosens, Di Marco o Darmian a sinistra al posto di Ivan Perisic. Questo in fase di possesso. Come vogliamo analizzare questa variazione? Che l'Inter, nel momento in cui aumenta il baricentro, quest'anno ha perso tante palle, ed è un altro numero che abbiamo analizzato. I palloni persi in media quest'anno rispetto allo scorso anno, secondo l'indice calcolato, l'Inter lo scorso anno a partita perdeva in media 118,5 palloni, mentre quest'anno l'indice si assesta sul 121,6, quindi aumentano i palloni persi dall'Inter dallo scorso anno a questa stagione.
Cito un caso, ad esempio, la palla che l'Inter perde col passaggio di Çalhanoğlu in occasione del derby col Milan, sul primo gol di Leao. Quella è una palla persa, la difesa è piazzata male e quindi lì il Milan ha l'opportunità di andare a rete. Dunque, nel momento in cui attacchi un po' più alto, se perdi palla ti esponi a rischi maggiori, perché l'Inter, lo abbiamo ripetuto 1 milione di volte, non ha una difesa fatta per pressare alto, per un'aggressione costante, perché non ha dei difensori veloci, come ad esempio Tomori e Kalulu possono essere per il Milan. L'Inter ha degli ottimi difensori, tra i migliori della Serie A, Skriniar, De Vrij, Bastoni, bravi però più in marcatura, giocatori che si trovano meglio a difendere con pochi metri alle spalle e non con tanti metri. Quindi questa variazione li ha sicuramente penalizzati. Nel momento in cui l'Inter perde palla fa più fatica poi a recuperare. Mettiamoci anche che a sinistra manca Ivan Perisic, che nella fase difensiva dello scorso anno era fondamentale nelle diagonali, nelle rincorse. Spesso era lui quasi l'ultimo uomo a rincorrere gli avversari in tante occasioni. Quindi anche l'assenza di Perisic si fa sentire nel momento in cui scegli di far salire così tanto il baricentro. Quando l'Inter deve difendere, e anche qui oltre 2 metri, scusate, l'Inter ha aumentato il proprio baricentro di oltre 2 metri. Lo scorso anno difendeva sui 45-27, vale a dire la linea dei difensori, il baricentro medio della squadra si ritrovava sui 45-27 quando la squadra avversaria era in possesso. Sappiamo che l'Inter non ha mai avuto un grande pressing, dunque era un baricentro che l'Inter ha tenuto costante in tutta la stagione, anche se questo è il numero delle prime 7 giornate. Quest'anno invece ha una media di 47,84 per partita, quindi l'Inter difende quest'anno sui 47,84 metri in campo per ogni partita. Anche qui ovviamente lo stesso discorso che facciamo prima, nel momento in cui hai dei difensori che non sono rapidissimi ti esponi a rischi maggiori. Va detto che contro l'Udinese, e lo abbiamo precisato anche nella nostra analisi, il baricentro dell'Inter è tornato sui 45 metri, solamente però con l'Udinese, con l'inserimento di Acerbi dal primo minuto. Tra primo e secondo tempo, però, il baricentro dell'Inter è aumentato a di quasi 5 metri. Per cui come possiamo spiegare il tracollo dell'Inter? Nel momento in cui l'Inter è sembrata tanto in difficoltà nel primo tempo, perché effettivamente rispetto alle altre partite ha arretrato di un paio di metri il baricentro, quindi era un Inter un po' più simile a quella vista lo scorso anno. Lì è vero, l'Inter ha sofferto, però nel momento in cui nel secondo tempo, poi con l'inserimento di De Vrij, ha alzato il baricentro della squadra di oltre 5 metri e lì ha preso le imbarcate in ripartenza, perché se l'Inter ha difficoltà a difendere a 47 metri, figuriamoci quando l'Inter si posiziona a 51 metri. Dunque questo è stato il difetto più grande, visto contro l'Udinese, visto in generale nelle prime 7 giornate di campionato. Dunque sembra abbastanza banale, però quale potrebbe essere la soluzione? Quella di tornare allo scorso anno, quando l'Inter difendeva sui 45-44, addirittura in tante occasioni, soprattutto nei big match contro il Milan, contro la Juve, anche contro la Lazio, l'Inter difendeva sui 42 metri e quindi questa potrebbe essere non la soluzione, però sicuramente un aiuto in più per cercare di alzarsi da un momento complicato, perché poi abbiamo visto i numeri in fase di possesso, parlano di un Inter in salute, parlano di un Inter sempre pericolosa, che crea tanto, che meriterebbe di realizzare, segnare anche più gol in assenza di Lukaku, che insieme a Lautaro sarà l'attaccante più determinante di questa stagione, però l'aspetto mentale non viene calcolato dai numeri, questo lo sappiamo, è una squadra in crisi, è una squadra che alle prime difficoltà, l'abbiamo visto con la Lazio, col Milan, contro l'Udinese, non riesce più a riprendersi. Mettiamoci dentro anche qualche errore di Simone Inzaghi nei cambi, nella lettura delle partite, nella valutazione contro l'Udinese. Onestamente i 2 cambi al minuto 30 hanno lasciato qualche perplessità. Mettiamoci anche che rispetto alle passate stagioni è un Inter un po' più nervosa, è un Inter che non riesce più a gestire le emozioni, l'emotività durante la stessa partita. Marcelo Brozovic ha collezionato 5 ammonizioni dopo 7 giornate. Questo è emblematico, un giocatore che invece riusciva a gestirsi perfettamente negli scorsi anni, quest'anno no. Non è solamente un problema di Simone Inzaghi, è un problema anche della squadra, questo lo sa la dirigenza, per questo motivo bisognerà lavorare tantissimo e approfittare delle prossime 2 settimane di sosta, perché poi altro miniciclo, si arriva poi diretti alla sosta di metà novembre per i mondiali e l'Inter dalla in avanti non può davvero più
sbagliare sia in campionato che in Champions League. Questa era la nostra analisi, se vi è piaciuta, se è stata interessante, vi invito ovviamente a farcelo sapere nei commenti. Prima di chiudere però vi ricordo, come avete visto qui in basso, questo sito www.passioneinter.club, ricordo che è possibile entrare a far parte della famiglia Passione Inter con tutti i nostri abbonati e tutti i vantaggi cui hanno accesso i nostri abbonati. Ad esempio, ieri sera, come ogni lunedì sera, c'è stata la chiamata settimanale tra la nostra redazione e tutti i nostri abbonati, che tra i tanti vantaggi hanno anche l'opportunità di entrare in diretta, per cui se volete approfondire, se volete conoscerci meglio e poi eventualmente abbonarvi al nostro progetto, il sito lo trovate qui in basso, www.passioneinter.club. Prima di chiudere ancora vi ricordo l'appuntamento in diretta 19:30 su YouTube di questo pomeriggio e in questo contenuto abbiamo voluto analizzare l'atteggiamento tattico che l'Inter ha mostrato in queste prime 7 giornate. Se invece vi siete persi il contenuto di ieri, sull'analisi, sui motivi che hanno portato l'Inter ad una disfatta, ad una sconfitta alla Dacia Arena contro l'Udinese, a quel punto, se non lo avete ancora visto o ascoltato, per chi ci segue in podcast, vi lascio il link in descrizione dell'analisi alla sconfitta di Udine del nostro Simone, altrimenti per chi ci sta seguendo invece su YouTube vi lascio proprio qui il link e vi invito a recuperarle. E poi noi, mi raccomando, ci vediamo questo pomeriggio in diretta dalle 19:30. Ciao!